Ciao Giorgione. Ciao Bonnie. Siamo qui per questa sorpresa. Ripercorriamo qualcosa di stupendo e che abbiamo goduto in parte insieme. Fammi emozionare, adesso. dai, siamo pronti. Godiamocela adesso. Allora, qui siamo nel lontano 2003, in uno Liechtenstein. contro il Portogallo, delle prime vittorie della tua grande carriera. Questa rimessa no, nella vittoria lo sappiamo, nella rimessa. La rimessa mi hanno sottovalutato, la vittoria, la prima vittoria... Io avevo ancora i capelli. Avevo ancora i ricciolini, questo torneo mi ha dato la convinzione, poi mi ha fatto anche svoltare poi a livello mentale di fare quel passo in più anche nel club, perché poi ero ancora nel settore giovanile, avevo fatto qualche presenza. Quindi avevi 19? 19. Era l'Under 19. 19, dopo lì sono tornato, fondamentalmente ho detto allenatore basta, voglio cominciare a giocare così, lui mi ha detto va bene vai, poi in realtà sono rimasto, ho fatto 41 partite su 46, la promozione in Serie A con Livorno è stata la rampa di lancio. Sì, a livello mentale sicuramente è stata una svolta importante. Qui io non sono mai stato a un'Olimpiadi, tu hai avuto questa fortuna, raccontaci cosa è stato questo bronzo. L'Olimpiade per noi calciatori è un torneo strano perché non ha l'importanza che ha per tutti gli altri sport e tutti gli altri atleti, però è un'avventura incredibile, un'avventura che ti fa conoscere tante altre persone. Ho avuto anche il piacere di stare una settimana nel villaggio olimpico che a distanza di anni è una cosa bellissima e che secondo me noi purtroppo a quell'età non ci siamo goduti abbastanza perché stavamo molto chiusi, molto riservati in stile ritiro, quando l'atmosfera lì è tanto diversa, è la condivisione di tutto. Ero giovanissimo, ero il più piccolo in mezzo si vede, infatti, in a tanti campioni, comunque c'era già Andrea, per me giocare con Andrea dopo l'anno di Livorno, un giovane Barzaglione, ho fatto 6 minuti in 6 partite, quindi ho giocato niente, ma per me era stato un grandissimo orgoglio esserci e comunque una bella esperienza che auguro a tutti. E qua il grande esordio contro la Finlandia. 17 novembre 2004 a Messina. Giusto, se la ricorda bene la data. Sì, me la ricordo bene. Con un po' di capelli, calzini ancora tirati giù perché vecchio stile, col polpaccione, stile anni 80. Maglietta un po' oversize, ma andava di moda. Ai tempi ce ne andava, dai. La prima grande emozione perché poi dopo neanche 3 mesi di Serie A avevo fatto 2 mesi di Serie A perché il 12 settembre, agosto ancora non si giocava. La prima convocazione nazionale, seppur in un amichevole sperimentale tutto, certo, però quell'anno sono riuscito a fare 5 presenze, una grande emozione. Però qui su questa foto non trasmette nessuna emozione perché vediamo il solito perché quando vado in campo poi carico, stavo dicendo, per fortuna quando poi inizio a giocare mi passa, però mi ricordo di scaldamento a fine primo tempo che mi avevano detto di entrare, l'emozione era tanta, sì. Qui invece adesso io vedi quella fascia lì, il museo ci ha fatto questo regalo. Cavolo, di dartela. Questa non me la ricordavo onestamente. E qua è cominciata l'era della fasciature, testa ma l'avevo presa bella forte, onestamente bella forte. Bella la tripletta del Pazzo, sì, a Wembley, del Pazzo, l'inaugurazione di Wembley. Anche qui un'altra tappa importante. Sì, alla fine l'inizio del destino. Io lì per lì non me ne rendevo ancora conto e si chiuderà mercoledì perché poi sono tutte cose che io sono convinto che niente succede per caso. No. Fra l'altro la partita lì non feci neanche una gran partita onestamente perché poi su almeno un gol dei 3 potevo fare di più, mi ricordo vagamente, ma questa sensazione me la ricordo. Però un orgoglio fare un amichevole del genere, di così importante per inaugurare i membri, fu bello, ma poi prima della partita la presentazione del capitano che presenta tutti i compagni, certo, con tutte quelle cose lì belle, e è iniziata anche la mia avventura con Wembley. Adesso dove andiamo? Al primo gol. Godiamocelo. Non proprio il mio classico gol. Perché questo è il primo gol di Giorgio in nazionale a Modena contro le Faroe. E che gol!
già è impossibile dimenticarsi il primo gol in nazionale. Così è proprio... diciamo, però quando ero più giovane Ci provavi spesso? Ci provavo spesso, anche con Ogni l'Under tanto 21. partiva, Con l'Under 21 ho fatto 26 presenze e 6 reti, di cui un paio di tiri da fuori. Partiva male, secondo me il portierino poteva fare di più. Vabbè, però guarda, ancora tanti capelli, lì ancora eri ce li ancora avevo. giovanotto, Poi ho guarda. cominciato, lì era Ti 2007, aiuto io 2008. nel 2007. 7, A 8. 3 anni più o meno dall'esordio in nazionale, il primo gol di Giorgione con la maglia azzurra. Questa qua è la prima da capitano il 14 novembre del 2012 Contro la Francia. l'amichevole a Parma. Abbiamo perso, però per fortuna l'amichevole. Però dai, iniziare con la fascia da capitano, poi lo sai una bella bene. partita contro la Bello, Francia. bello Sì. a Parma. Dai, l'inizio anche di un nuovo percorso, poi di un percorso di più responsabilità. Chiaramente in quella squadra ancora c'erano persone di alto spessore, i primi che mi vengono in mente sono Gigi, Andrea e Daniele, però ho cominciato a cambiare piano piano ruolo e ho avuto la fortuna di avere compagni di squadra di alto spessore umano, a parte che oltre che tecnico. Dove continuiamo? A quella che tutti hanno vissuto come un'ingiustizia E io in perché primis. tu più di tutti ci puoi raccontare quelle che sono state le emozioni di questo brutto gesto Sì, che non è stato ti pulito. dico, più che altro lì, poi la delusione che era un'espulsione nettissima Chiaro, che avrebbe certo. cambiato le sorti del mondiale, cioè Infatti è l'ingiustizia stato è stata quello. quella. Perché a mezz'ora dalla fine, se fosse rimasta in 10 l'Uruguay senza un giocatore come Suarez, dopo un'espulsione assurda di Marchisio che uno ora non si ricorda, ma No, io me la ricordo no, te sì, ma Perché ero lì a insultare. tanti altri no. Diciamo che quella partita ce l'hanno abbastanza rubata e purtroppo il mio rapporto con gli europei è sempre stato bellissimo, ho vissuto delle emozioni sempre straordinarie e conclusosi ancora più bello. Quello col mondiale no, è iniziato male, l'abbiamo vissuto nel Sudafrica, è continuato male, è finito peggio, però ci sono degli episodi come questo che avremmo meritato una fine Un diversa. epilogo diverso. Allora, qui arriviamo ad una grande giornata dove tu hai fatto una tripletta perché per tua stessa ammissione 2 nella porta giusta e 1 nella porta nostra. Era a Palermo. La prima e unica doppietta, almeno lui l'ha fatta, di Giorgione in nazionale a Palermo contro l'Azerbaijan. 2 bei gol anche, Sì, anche questi. ma poi finire una partita facendo 2 gol e un autogol è qualcosa non ti aspetti. Una tripletta inaspettata. Una tripletta dai. inaspettata, ma così poi tutto ne... Vabbè, però tutto torna, dai. Sì, poi fra l'altro è stato un autogol sfortunato, non neanche proprio su un angolo mi capitò la Caduto palla addosso. sì. Però bello, ho fatto tutto io, ogni tanto mi capita su Instagram che mi taggano su, allora fai tutto te, cioè 2 gol, un autogol, la partita 2-1. Il goleador, difensore e goleador Giorgione. Ma poi quando c'è il fluido di quella Lì partita vai, ti ricapitano vai, le sì, occasioni. sì. Succede. E qui il gol da Rapace d'aria e qui se ben ti ricordi, ma io me lo ricordo, quando uscimmo dall'hotel di dove C'era il gorilla, c'era il gorilla. Io ti dissi, guarda Tocca il gorilla che oggi che questo è un segno, segnale. quindi toccalo. Nella hall E dell'hotel infatti, c'era questo gorilla, me lo voi sono qui abbracciato. nessuno lo sapeva questo aneddoto e ve lo sveliamo. E quindi vi dicevamo che nell'hotel dove stavamo, alla reception, prima di uscire, sulla sinistra c'era un bel gorilla, e quindi l'esultanza di Giorgione e King Kong, e gli dissi, guarda, oggi tocca a te. Parigi. Infatti, Parigi, la prima nostra di vincita contro la Spagna. E poi la semifinale dell'Europeo sono state finalmente due rivincite che ci siamo presi. che ci volevano. Dopo tante batoste. E qui l'apice della carriera L'apoteosi, l'apice del grande Giorgione ad alzare la coppa in quello che diceva appunto era la chiusura del cerchio che si chiuderà definitivamente mercoledì a Wembley, dove abbiamo regalato questa grande soddisfazione agli italiani, a noi stessi, a tutte le persone che ci hanno sostenuto. E penso che ieri quando siamo arrivati in ritiro in queste giornate che ci sono 40 Ora, gradi e siamo in ritiro, il pensiero di tutti noi 26 e delle persone che c'erano scorse è stato cavolo, sembra di essere tornati indietro Sai nel cosa? tempo. A vedere che stavano preparando i tavoli per la grigliata, a me mi ha riportato un anno fa. Abbiamo fatto più di 40 giorni chiusi in ritiro, non ti dico che sono volati, ma abbiamo vissuto Bene. Sì, poi un'escalation di emozioni. E qui
E qui Ce la è siamo una buona coccolata, notte anche se erano le 7 a e Roma. mezza Sì, della bravo, mattina, era 8, già il forse sole era già pieno. ampiamente giorno, ci siamo accomodati nel letto, ci siamo presi cura per tutta la giornata della nostra coppa, nell'attesa di poterla E esibire poi agli questa italiani. ti dico anche un aneddoto. Ho mandato la foto a Cannavaro Ah, perché poi mi ricordo sempre che lui mi raccontava, io ero già suo compagno di squadra quando abbiamo vinto il nel mondiale, e 2006. mi dice sempre la mia bambina l'ho portata Ok, al Rosiglio, ma ho detto Fabio, me ne prendo cura anch'io, ho anch'io. seguito i buoni insegnamenti e mi ha fatto la videochiamata Ah, subito, subito? subito, la mattina Vedi, ora. tutti i cerchi che si aprono e si chiudono. No? Bene, questo film molto emozionante l'abbiamo terminato. Speriamo di fare un'altra foto Bella, mercoledì. mercoledì insieme. Mercoledì, grazie di tutto. Grazie a te. Gemello di campo, lui è il mio gemello, io ho un gemello nella vita E uno di campo. e uno in campo.